Benissimo ragazzi, un carissimo saluto qui dallo studio di Luca Priante, in arte Priance, la vera pronuncia, specifichiamo per bene. E niente, Priance è un tereminista, ovvero un suonatore di... Theremin, Esatto, che è questo strumento qua che vedete. esatto, dobbiamo fare una bella chiacchierata su questo strumentone, super misterioso, a mio parere è uno degli strumenti più particolari che mi sia capitato di vedere in vita, io ne ho visti veramente di tutti i colori e tipi. E partiamo col chiederti da dove è partita questa cosa, quanto tempo è che te ne Certo, occupi e... questo qua io sono di base sono pianista, nel senso ho frequentato qualche corso di piano, poi però ho detto ma fare il pianista non è proprio una passeggiata per niente, ci vuole tanto studio, avrei dovuto iscrivermi al conservatorio, Sì, mentre ho adesso optato per altre strade, sono ben poi tanti venga. anni anche... E tra lì che comunque guardo qualche video su YouTube di musica, di serie TV, sulla musica, sugli strumenti, nominano questo termine, non l'avevo mai sentito nominare e sinceramente non l'avevo mai visto. Sarà intorno al 2011, quindi neanche tanto tempo fa. Mi sono incuriosito cos'è questo termine e subito ti fa un effetto wow perché vedi una cosa che non hai mai visto, uno che lo suona muovendosi per aria. Avendo già una base musicale, comunque, avendo studiato teoria, ho detto, beh, quasi quasi ci provo perché mi attira, meno male ho capito come funziona, potrei riuscire ad impararlo. Mhm. Adesso da qualche anno a sta parte mi sono messo seriamente a studiarlo, uno strumento molto interessante, in primis perché è il primo strumento della storia a funzionare con la corrente elettrica. Prima di questo era tutto acustico. E quindi Quindi è proprio il primo, chitarre elettriche, può bassi essere, elettrici, zero. può essere considerato un antenato dei sintetizzatori perché comunque è analogico, ha delle forme d'onda e si possono un po' manipolare, quindi è un sintetizzatore a tutti gli effetti. È stato non proprio inventato, è quasi stato scoperto e poi reinventato. C'è questo fisico russo, Leon Theremin, che stava studiando su alcuni suoi strumenti per rilevazioni di gas e aveva notato che con una serie di componenti all'approssimarsi del suo corpo c'era un suono che variava a seconda della prossimità di questo strumento. Era nato come strumento per intercettare Esatto, la dei prossimità, rilevanza. E praticamente lui è venuto a questo colpo di genio, colpo di artista, ha detto, ma cavolo, sembra che si possano fare delle note da questo marchingegno, no? Inventiamone uno strumento vero e proprio. E da lì è diventato famoso un po' poi gli anni, dopo questa serie di prototipi, e ha fatto il primo Termi, che è molto diverso da questo, non ha questa forma, il primo Termi, e da lì in poi vari virtuosi hanno dato il via alla ricerca e alla divulgazione, seppur sempre lenta, perché rimane sempre uno strumento di nicchia. E mi piace molto perché si può inserire tranquillamente nella musica classica. Il suo timbro ricorda molto un po' il violino e un po' una voce acuta. Beh, però potenzialmente uno potrebbe avere una nota infinita, volendo. Sì, come funziona questo strumento? Questa qua è un'antenna che emana frequenze, un campo elettromagnetico, sia questa qua verticale che questa qua ad anello. Questa qua semplicemente molto facile, ne regola il volume, più alzo la mano, più è lontano, più il volume si alza. Proprio alzo la mano, si alza il volume, abbasso la mano, si abbassa il volume. E questa è una cosa molto difficile nel termine, dare espressività, perché ci può stare che riesci a suonare una melodia, ma smorzi subito il volume di colpo. Una parte molto complessa è dare giusta espressività, che ci sono delle piccole sfumature di un po' più alto, un po' più basso. Durante l'esecuzione di un brano non è certo cosa facile farla molto espressiva. Questa antenna qua verticale invece è quella del pitch, ovvero dell'intonazione. Più mi avvicino all'antenna, più la nota è acuta. Parto da basso. Questa è l'unica nota che si fa toccando, in casi eccezionali che vuoi fargli qualche effetto. Mediamente questo modello, che è fuori produzione al momento, però un Theremin standard comprende 5 ottave, quindi hai un range abbastanza largo per suonarci. Comunque cromatiche, anche microcromatiche. Sì, ma qui proprio i semitoni, i quarti di tono, perché appunto non è preciso, non hai nessun riferimento, suoni proprio per aria, l'unico riferimento
è il tuo movimento all'interno di questo campo. Quindi una certa sensibilità bisogna Ci vuole molto, ma si perfezionerà a vita, sì, quindi è una praticando. cosa molto di precisione. E si può regolare anche, tuttavia, il campo d'azione, nel senso io adesso sono partito da qua, Mhm. però al contempo posso, non mi sto muovendo e sto modificando il campo. Ok. Se io voglio suonare solo note alte, Mhm. non mi servono le delle note più basse, se me ne servono un po' di più, questo è il punto zero. Mhm. Si regola in modo che il potenziometro qui sia al centro, così hai una giusta regolazione. Diciamo uno standard dal quale partire, da Uno quale ti standard, ancori. sì. Aprendolo ci sono dei regolatori apposta per intonare giusto sia quella dell'intonazione, sia la distanza e anche l'intensità dello staccato o meno del volume alto e basso. Ed è molto difficile anche da accordare, fra virgolette, in questo modo perché ogni tanto, essendo uno strumento molto sensibile a caldo, freddo, se varia anche di 5-6 gradi in una stanza o anche Ne di più, risente. ne risente. A me succede che magari devo andare a un concerto o registrare, lo accendo, lo lascio scaldare per un quarto d'ora o 20 minuti perché la circuiteria deve un po' scaldarsi per Mhm. essere operativa e lo lascio giusto, faccio le mie regolazioni, torno e non è come prima, anche se nessuno l'ha toccato. Si È tratta perché di proprio uno strumento analogico, è quindi analogico, comunque è molto ha una sensibile. certa sensibilità. Quindi sì, succede che anche durante il concerto si regoli. Una È minima, aggiustatina. però ogni tanto ci vuole. Qui abbiamo praticamente una sinusoide che però può essere modificata. Adesso l'ho ammorbidito un po'. Adesso ci aggiungo qualche frequenza in più. Di vari anche sia di timbro, si può Sì, fare la forma molto, dell'onda, il può essere contenuto molto dell'onda. fantasioso l'uso di questo strumento. Dicevo prima, non ha un genere particolare perché si appresta appunto molto alla musica classica, per questo suono molto vicino alla voce, a un violino se vogliamo, ma anche appunto per la musica elettronica, da videogiochi, e per il jazz. Puoi anche emulare dei fiati con questo strumento, o appunto addirittura emulare le voci se si vuole fare una versione strumentale di un brano, come faccio io di solito nei miei video, Mhm. emulo la voce direttamente con questo strumento. Se si vuole fare un passo in più, ci sono degli expander, anche dei pedali ad effetto che mettendoli in catena si possono avere degli effetti veramente interessanti e il divertimento Sì, giocare con è le super. modulazioni, magari Sì, 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 riverberi. ci puoi aggiungere il delay, dell'eco, del Sì, riverbero c'è da appunto. dire che appunto se con una chitarra elettrica banale si può fare di tutto grazie a una pedaliera, io direi che questo, essendo il primo strumento che fa Sì, uso di corrente elettrica, certo, non può qualsiasi negarsene, cosa. non può privarsene. Il bello di questo strumento è che non esiste la tecnica per suonarlo, Mhm. cioè non c'è una tecnica ufficiale. Sì, ok, sai che da qua la nota è più bassa, man mano che si avvicina all'antenna si alza, però una regola base consigliata dagli esperti Mhm. è che un'ottava sia da pugno chiuso a mano aperta. E qua si regola. Beh, ha una notevole sensibilità, non me l'aspettavo però. Da dire una mezza spanna, una mano aperta, ti fa già un'ottava. Sì, è Quindi c'è il notevole. glissando, c'è il vibrato e lo staccato che è il più difficile perché non avendo riferimenti non sai se la tua mano sta finendo, le tue dita, le tue falangi stanno finendo nel punto giusto dell'aria, dell'etere. Notevole.
c'è un rivenditore ufficiale che crea questo modulo apposito da installarci e quindi cosa fa? Bypassa il circuito classico del theremin di fabbrica e ci aggiunge appunto 2 ottave circa nelle note più basse, quindi ha questo range molto basso che è un extra. A me piace molto il suono basso di suo e quindi aggiungerselo è stato un must per me e i risultati vengono anche nel suono perché risulta leggermente più smussato e molto più controllabile perché cosa succede? Mentre io mi avvicino anche la distanza delle ottave delle note si accorciano, non è sempre appunto 4 dita, Hai un'ottava, una un'ottava, sensibilità un'ottava. diversa di Man mano che conseguenza. ci si avvicina, le ultime 2 ottave, l'una e mezza, è molto stretta, è quasi impossibile da suonarla. Quel fatto lì di aggiungere queste 2 ottave uniformizza un po' questo intervallo di ottave e le Certo. rendono più a egual distanza tra di loro. Sì, questo fenomeno di avere tutte queste ottave, una distante dall'altra in maniera più simile possibile, è detta proprio linearità, o logaritmo che appunto restringe tutto questo campo in modo che appunto siano più lineari tra di loro tutte le note con cui si va a eseguire il brano. Ha un po' senso, mi ricorda un po' le tastiere delle chitarre, noi mano a mano che Sì? andiamo sull'acuto i tasti si impiccoliscono sempre, se noi idealmente andassimo avanti all'infinito nel fare le note acute avremo dei tasti sempre più Ah, sì, certo. piccoli fino ad avere degli spazi infinitesimali e quindi siamo circa lì concettualmente. C'è un'analogia anche con la liuteria. Vedi. No, appassiona molto il fatto che siano molto personalizzabili, perché Sì. comunque già di per sé sono strumenti particolari di nicchia e Mm. sapere che hanno molto margine di personalizzazione, comunque chi li suona deve, diciamo, essere in grado, diciamo, quasi in autonomia, comunque Certo. deve essere lui stesso a prendere, informarsi e acquistare i componenti e installarli. E questa cosa qui, secondo me, fa onore anche a chi possiede uno strumento del genere. E quindi volevo un po' chiederti come te la gestisci, cioè nel senso per acquistarli, dove acquisti, Sì, per le io questo qua l'ho modifiche. preso che era ancora in piena produzione di questo modello. Adesso l'hanno interrotta la produzione di questo perché ne hanno appena introdotto qualche mese a sta parte uno nuovo, più comodo da installare, da aggiustare. Questo qua è uno dei principali produttori, la Moog, questo è il marchio di questo Teremi, ma ce ne sono molto altri che ho in studio, sono molto più economici, ma la loro parte la fanno molto bene. Per chi volesse magari iniziare, vanno benissimo. La cosa più interessante appunto è che tu impari a gestire il tuo corpo, non è qualcuno che ti insegna a come suonarlo, è uno che ti insegna a saper suonarlo, ma in base alla tua tecnica, cioè uno può insegnarti appunto a fare la tecnica, questo si chiama la tecnica delle 8 posizioni, ma c'è chi lo suona anche così. Sì, ognuno Oppure deve trovare il suo riferimento, quindi. sì, cioè, sono varie metodologie, quindi io ho trovato che mi par comoda questa, poi a seconda di magari qualche passaggio più complicato cambio, faccio più la mano aperta che non la solita Quindi diciamo che posizione. non c'è una canonizzazione fissa, diciamo, per tutto universale per No, quel che no, no, riguarda anche il perché tecnico. due persone possono imparare alla perfezione la stessa medesima tecnica, Mm. ma magari una ha le dita un po' più lunghe, magari ha di statura più bassa, magari di costituzione più grossa, più magra, Sì, sente diverso. cambia perché sta ingombrando tutto il campo di frequenze che sta emanando il theremin. Ecco, appunto, Se io mi c'ha muovo, un'influenza al cambia corpo stesso qualsiasi. del suonatore. Se io adesso prendessi un accordatore cromatico con le quantità degli hertz a vista in tempo reale, comunque avrei delle cifre dopo lo zero che cambierebbero, Sì, certo. che tremerebbero, non sarebbe una cosa precisa se uno magari iniziasse a, diciamo, distanziarsi, dondolare di fianco allo strumento, è molto sensibile. No, questa cosa mi ha stupito, non lo facevo così sensibile, è in grado di arrivare fino a 5 ottave, poi ovviamente con le dovute modifiche Sì. si può ampliare il tutto. C'è chi appunto, questi qua io non essendo un esperto e tecnico me li compro già fatti ovviamente, a parte appunto questo intervento che si può fare anche da sé,
si poteva mandare all'azienda in L'assistenza. questione, te lo tenevano quei giorni che serviva per fare l'intervento e te lo rimandavano a casa. Però io ho detto, ma non è così difficile, ci sono le istruzioni su internet, anche comprando i moduli stesso ti mandano le istruzioni cartacee. La cosa più difficile è proprio, che come dicevo prima, è imparare l'espressività, non solo azzeccare le note, che quello dopo un po' lo si impara abbastanza bene. È proprio la combinazione tra riuscire a dare proprio morbidezza tra il piano e il forte, il volume, le dinamiche. Questa è una delle cose più difficili che si imparano col tempo. E la cosa ancora più complicata che ci si porta dietro a vita è proprio la questione della propriocezione. È come la memoria muscolare, una sorta di memoria muscolare. Io so che per fare una nota con determinate regolazioni, per fare delle note successive, io so che tra queste note qua la mano mi tira in un certo modo, sento il tendine, sento le dita piegate in un certo modo. Col tempo si riesce a imparare a memorizzare queste posizioni, la propria posizione nello spazio, appunto la propria accezione. E anche con un brano semplice non è altrettanto semplice, perché proprio devi memorizzare la tua sensazione nello spazio, ma anche la tua posizione, sensazione di come la mano la senti, l'inclinazione e se ti tira come quando afferrare qualcosa o invece se è più rilassata. E questo massimizza ancora la resa dell'esecuzione quando uno riesce a diventare abbastanza abile. Circa quanto tempo ci vuole per iniziare, cioè per riuscire ad arrivare a suonare qualche brano anche semplice? Cioè, lo chiedo almeno per chi inizia, chi Questo intenzione qua è. ci ho messo, vabbè, i primi 2 anni, 3, ci suonicchiavo ancora com'era quella che l'avevo comprato. Da quando mi sono poi interessato ad approfondire, a studiarlo seriamente, quindi vuol dire mettersi lì ogni settimana, qualche giorno, qualche ora, e avendo modificato, aggiungendoci le note, ho detto adesso voglio impararmelo bene. Nel giro di altri 2 anni ho imparato a suonarlo discretamente, ma parlo per me perché avevo già una buona teoria musicale, Vabbè, comunque quindi avendo già l'orecchio, fa la memoria, differenza. sapendo i brani a memoria, cioè se mi metti uno spartito devo comunque studiarmelo, ma Certo. bene o male quello è. Se uno parte da zero, come ogni strumento ci vuole il suo tempo di prendere dimestichezza anche appunto con la teoria, con le note, leggere lo spartito, tutta la teoria musicale che ci sta dietro. Però lo strumento in sé 3 anni minimo per saperlo metodo, suonare diciamo, partendo da base zero? senza essere virtuosi. Ok. 3 anni proprio fare le prime canzoncine semplici sono abbastanza sufficienti. Poi però se si vuole diventare bravi anche di più. Si parla di uno strumento che non si tocca, come dici tu, devi riuscire ad avere una memoria muscolare che si acquisisce nel tempo. C'è l'esempio magari dei violinisti, loro stessi fanno una gran fatica quando sono agli inizi, anche lavorando con metodo, ad avere una certa memoria muscolare, ma lì si parla di un oggetto che tocchiamo. Certo. E questo è uno strumento che addirittura non Non ha- tocchiamo, influisce la posizione, sì. quindi direi che 5 annetti per arrivare ad un discreto livello, così sì. a pelle penso che sia realistico. Sì, certo, vedendo certo. anche come lo suoni, come lo tieni. Poi me lo farei provare, sono proprio curioso. Direi che è molto Questo adesso è diventato soddisfacente. il mio strumento, cioè, È proprio come il ero tuo... pianista, adesso la base pianistica ma la tengo più come riferimento, ma adesso posso dire che... Diciamo che la tua katana, se fossi un samurai, è il Esatto, tuo... esatto. Va così, ognuno ha il proprio strumento, è un po' come, sai, dicono in Harry Potter, è la bacchetta che sceglie il mago. Eccola qua, infatti di questa bacchetta qua ha scelto me, eccola qua, mi ha stragato da sola, eccola qua. Sì, è molto comodo perché smontata questa e anche questo, come questa si svita semplicemente con i 2 bolloni, si può trasportare, c'è la sua borsa apposita, i cavi ci stanno benissimo, basta avere un posto che sia alimentato a corrente e un amplificatore, una cassa qualsiasi, meglio se per tastiera, ma anche un amplificatore per chitarra va benissimo per iniziare. Fai passare da un impianto, sì, e si va. Bene.
No, interessantissimo, direi che non ci resta che fare qualche strimpellata, diciamo, per Certo, dire. certo. Poi chi ci segue saprà esprimersi a riguardo. E niente, è stato un piacere, interessantissimo, ogni giorno si impara qualcosa di nuovo affascinante e questo era il termine, lo strumento che si suona senza toccarlo.